Benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo questo girocollo un po' particolare con questi cristalli messi un pochino a sbalzo, ma in ogni caso resta comunque un lavoro semplicissimo da eseguire, però di grande effetto da vedere. E il lavoro si esegue velocemente, in un'oretta avete fatto la vostra collana. Per quel che riguarda il numero esatto dei cristalli e la lunghezza della collana vi mando a fine video. E adesso non mi resta che lasciarvi al materiale occorrente dal tutorial. Buon lavoro! Per questo progetto andrò ad utilizzare cristalli da 6 mm che ho già infilato su un filato gioiello color oro numero 12. Li ho infilati circa 120. Dopodiché avremo bisogno di un cristallo più grande per la chiusura, o se preferite una chiusura diversa, più tradizionale, tipo anellino moschettone, una chiusura calamita, una chiusura T, quella che preferite. Un ago infilaperle, uncinetti 1,75 per la lavorazione, e l'uncinetto numero 1 lo userò per infilare questo cristallo a rosario, una forbice, colla per bigiotteria, un metro da sarta e facoltativo un ago da lana per poter fare i nodini di sicurezza e nascondere le codine, operazione che se siete abituati a fare con l'uncinetto va benissimo. La prima operazione che andrà fatta è inserire il filo nell'ago infilaperle e infilare i cristallini a uno, operazione che io, come avete visto, ho già fatto in precedenza. Una volta che avete infilato tutti i cristalli, andiamo a prendere l'uncinetto 1,75, andiamo a fare il nodino di sicurezza e una serie di catenelle, se decidete di mettere il cristallo come farò io come chiusura, una serie di catenelle che mi consenta di far passare il cristallo. Praticamente andremo a fare un'asola, ne ho fatte circa 10, vado a chiudere con un punto basso, non un punto bassissimo, dopodiché allungo l'asola e vado a vedere se il cristallo passa. Il cristallo passa perfettamente e possiamo proseguire con la nostra lavorazione. Vado a fare circa 10-12 catenelle, vedete voi. Ne ho fatte 12. Vado a prendere 4 cristalli, li chiudo insieme. Con una catenella ne faccio un'aggiuntiva, entro nel foro centrale dei 4 cristalli e mi sposto con l'uncinetto tra il primo e il secondo. Praticamente devono restarvi 3 cristalli da una parte e uno dall'altra e faccio un punto bassissimo. Dopodiché vado a fare 7 catenelle. Prendo i miei 4 cristalli, li chiudo insieme, faccio una catenella, entro tra il primo e il secondo cristallo del gruppo di 4 e faccio un punto bassissimo. Vado a fare 7 catenelle. Prendo 4 cristalli, li chiudo insieme, faccio una catenella, mi infilo tra il primo e il secondo e faccio un punto bassissimo. Vado a fare 7 catenelle, vado a prendere altri 4 cristalli, li chiudo con una catenella, ne faccio un'aggiuntiva, entro al centro, mi vado a posizionare tra il primo e il secondo cristallo inserito, vado a fare il mio punto bassissimo e proseguo con le 7 catenelle. Prendo i miei 4 cristalli,
li chiudo insieme, aggiungo una catenella, mi posiziono tra il primo e il secondo cristallo che ho inserito, vado a fare un punto bassissimo e riparto con le 7 catenelle. Prendo 4 cristalli, li chiudo insieme, catenella di separazione, con l'uncinetto vado tra il primo e il secondo cristallo, faccio il punto bassissimo e vado avanti con la lavorazione con le mie 7 catenelle. Proseguo questa lavorazione finché non arrivo alla misura di un girocollo, 45-48 cm, 50 cm, in base alle vostre esigenze. Vado avanti finché sono arrivata a quella misura, ci vediamo dopo. Sono arrivata a 46 cm compresa l'asola ed ho inserito in tutto 15 gruppi di 4 cristalli. Ora andrò a fare una serie di catenelle così come ho cominciato, quindi vado a fare 12 catenelle perché ho iniziato con 12. Fatte le mie 12 catenelle vado ad allungare l'asola e vado a prendere il cristallo che utilizzerò per la chiusura. Lo blocco con una catenella, mi sposto nella prima catenella utile. La prima si fa un po' di fatica, però ce la si può fare. E vado a fare un punto basso. Vado a ripassare tutte le altre catenelle a punti bassi. Quindi andrò a fare un punto basso per ogni catenella che ho a disposizione finché arrivo al primo gruppo di cristalli. Una volta arrivati al primo gruppo di cristalli, quindi vedete ho lavorato tutte le catenelle a punti bassi, vado a fare, proviamo 3 catenelle per riuscire a coprire il primo cristallo. 3 catenelle va bene, entro tra il primo e il secondo cristallo che trovo libero, vedete qui è quello in alto dove c'è già la catenella in mezzo. Questi 3 sono liberi, entro tra il primo e il secondo e faccio un punto bassissimo. Ops. Dopodiché rientro, allungo l'asola perché viene complicato fare una catenella di separazione, però il lavoro viene bene anche solo allungando l'asola, e sono entrata tra gli altri 2 cristalli e ho chiuso con un punto bassissimo. Vado a fare 3 catenelle, vado a prendere 4 cristalli e li chiudo insieme. Faccio una catenella, i cristalli li sposto dove c'è l'uncinetto praticamente, entro tra i 2 cristalli. Se tenete il lavoro in questa maniera, sono l'ultimo e il penultimo che abbiamo inserito, e chiudo con un punto bassissimo. Vado a fare 3 catenelle, prendo l'altro gruppo di cristalli tenendo il dritto delle catenelle verso di noi, in modo da far venire il lavoro sempre nello stesso senso, entro tra il primo e il secondo cristallo, faccio un punto bassissimo, rientro, mi sposto verso il secondo e il terzo cristallo e chiudo con un punto bassissimo. Vado a fare 3 catenelle, prendo altri 4 cristalli,
li chiudo insieme, aggiungo una catenella, ruoto i cristalli dalla stessa parte dell'uncinetto, entro tra, praticamente sono l'ultimo e il penultimo cristallo, chiudo con un punto bassissimo, vado a fare 3 catenelle, mi sposto nel gruppo di cristalli del giro precedente, entro tra il primo e il secondo con un punto bassissimo, rientro, mi sposto tra il secondo e il terzo, faccio un punto bassissimo, 3 catenelle, vado a prendere 4 cristalli, li chiudo, faccio una catenella, entro tra l'ultimo e il penultimo, faccio un punto bassissimo, vado a fare 3 catenelle, vado a prendere il gruppo di 4 cristalli che ho inserito nel giro precedente, entro tra il primo e il secondo, faccio un punto bassissimo, rientro, mi sposto nel secondo e il terzo allungando un pochino l'asola e faccio un punto bassissimo. Di nuovo riparto con 3 catenelle. Una volta fatte le 3 catenelle vado a prendere i 4 cristalli, li chiudo insieme, catenella di separazione, entro, ruoto i cristalli dalla parte dell'uncinetto, entro tra l'ultimo e il penultimo, mi faccio un punto bassissimo, faccio ancora 3 catenelle, entro nel gruppo di cristalli che ho inserito nel giro precedente, faccio un punto bassissimo, mi sposto tra il secondo e il terzo, faccio un altro punto bassissimo, vado di nuovo a fare 3 catenelle, prendo 4 cristalli, li chiudo insieme. Una volta chiusi i cristalli insieme faccio una catenella di separazione, ruoto i cristalli verso l'uncinetto, chiudo con un punto bassissimo, vado a fare 3 catenelle, entro nel gruppo di 4 cristalli, punto bassissimo, entro tra il primo e il secondo, mi sposto tra il secondo e il terzo e vado a fare un altro punto bassissimo. Vado avanti a lavorare in questa maniera finché sono arrivata all'ultimo gruppo di 4 cristalli, dopodiché vedremo come finire il girocollo. Una volta inserito l'ultimo gruppo di 4 cristalli vado a fare le ultime 3 catenelle, dopodiché entro nell'ultimo gruppo del giro precedente, vado a fare un punto bassissimo, mi sposto dall'altra parte, faccio il mio punto bassissimo, vado a fare le 3 catenelle così come ho iniziato. Fatte le mie 3 catenelle, entro nella prima catenella libera utile con un punto basso, dopodiché vado a prendere la codina iniziale del lavoro, la tengo parallela alle catenelle e vado a fare un punto basso per ogni catenella disponibile inglobando la codina iniziale. Quindi vado a fare un punto basso per ogni catenella utile finché arrivo all'asola. Ci vediamo quando sono arrivata all'asolina, quella che abbiamo fatto a inizio lavoro, cioè questa, e vedremo come chiudere la collana. Sono arrivata all'ultima catenella, vado a fare l'ultimo punto basso, dopodiché qui abbiamo il punto basso iniziale, entro, qui ho terminato il filo come potete vedere, mi è bastato appena, entro nel punto basso, vado a fare un punto bassissimo, faccio il mio nodino di sicurezza, non ho bisogno di tagliare il filo perché sono arrivata alla fine della rocca,
Vado a prendere l'ago da lana, faccio passare il filo attraverso il primo punto basso, dopodiché faccio un paio di punti asola e porto il filo lungo i punti. Vado a mettere un pochino di colla, lo metto su tutti e due i fili, dopodiché vado a tamponare con un cotton fioc e la nostra collana è terminata. Ed ecco il nostro girocollo finito. Come avete potuto vedere è un lavoro davvero semplice, però è anche un girocollo che si fa notare. Adesso vi do un po' di numeri. Da aperto e finito, in tutto compreso l'asola e il bottone, misura 50 cm. Ho usato in tutto 116 cristalli da 6 mm. La colorazione che ho scelto è mista tra il verde acqua e il turchese, questi stampati verde acqua e questa tonalità di bronzo rame che insieme all'oro fanno un bel accostamento. E con oggi è tutto, ciao e al prossimo video.